Un monomio è la struttura algebrica più semplice, se vogliamo possiamo anche dire un'espressione algebrica che contiene soltanto moltiplicazioni. In genere un monomio è fatto da un segno che può essere più o meno, un coefficiente numerico, questo può essere un numero intero piuttosto che un numero razionale o volendo anche un numero reale, e poi abbiamo delle potenze i cui esponenti sono sempre numeri positivi. Questo è un monomio scritto in forma normale. Il grado di un monomio è semplicemente la somma degli esponenti delle varie lettere che lo compongono. Quindi se scrivo il monomio 2 alla terza, B alla quarta, C alla seconda, la parte numerica sarà il numero 2, la lettera A grado 3, la lettera B a grado 4, la lettera C a grado 2. Quale sarà il grado complessivo del monomio? Basta che faccio 3 più 4 più 2. Esistono monomi di grado 0? Certo, i monomi di grado 0 esistono e sono praticamente i numeri. Infatti un qualunque numero io potrei sempre pensarlo con delle lettere accanto, con esponente 0. Tanto come sapete A alla 0, supponendo che A sia diverso da 0, fa 1, esattamente come B alla 0, esattamente come C alla 0. Quindi i numeri sono particolari monomi di grado 0, quindi in questo senso il monomio è un'estensione del concetto di numero. Allora, per lavorare con i monomi dobbiamo ricordarci una proprietà, che è la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Questa proprietà ci permette di trasformare un prodotto per una somma moltiplicando il termine A per ciascuno dei termini che stanno dentro la parentesi tonda. Quindi posso fare AB più AC più AD. Chiaramente questo posso farlo anche al contrario, ovvero se io posseggo BC più BD più BE, io posso scrivere B che moltiplica C più D più E. Perché è importante la proprietà distributiva? Perché quando sommiamo i monomi, noi possiamo sommare solo i monomi che vengono chiamati simili. Allora, due monomi si dicono simili se hanno la stessa parte letterale. Quando diciamo stessa parte letterale intendiamo le stesse lettere esattamente con gli stessi esponenti. Quindi uguali lettere e uguali esponenti. Per intenderci, se prendo il monomio 2x2 y3, questo è simile al monomio meno 2 xy4? No, perché anche se le lettere x e x, y e y sono le stesse, cambiano gli esponenti, quindi questi due monomi non sono simili. Se invece qui metto il monomio 5x2 y3 e ne aggiungo anche un altro 4xy4, ho creato 4 monomi che a coppia risultano essere simili. Questo è simile di questo e questo è simile a quest'altro. Allora, vediamo quindi la somma tra i monomi. Somma o sottrazione tra monomi.
Abbiamo detto che la somma o la sottrazione possono essere eseguite solo se i monomi tra loro sono simili. Per quale motivo? Perché se io devo fare 2x alla seconda y alla terza più 3x2 y3, in realtà, visto che qui in mezzo ci sono delle moltiplicazioni, anche se non sono scritte, ripeto, il monomio è un'espressione algebrica che contiene solo moltiplicazioni, io qui posso lavorare con la proprietà distributiva, quindi potrei scrivere 2 più 3 che moltiplica x2 y3. Allora che cosa accade? Accade che 2 più 3 fa 5 e quindi ho fatto la somma tra due monomi simili. Guardate quanto è semplice. Se i monomi sono simili li devo sommare, basta conservare la parte letterale e basta eseguire la somma tra i rispettivi coefficienti numerici. Questo e questo. 2 più 3 ci danno 5. Se invece i monomi non sono simili, io la proprietà distributiva non la posso usare come ho fatto sopra, e allora in questo caso 5 alla seconda b meno 3ab non posso fare nulla, sono costretto a lasciarlo così, e quindi questo è un binomio. Quindi un binomio è una somma algebrica tra due monomi. Se ho x2 y3 più xy meno 2z, visto che i monomi non sono simili, di nuovo qui non posso fare nulla e quindi nasce il trinomio, tre monomi. In generale, quando i monomi sono più di uno, si parla di polinomio. Quindi un polinomio che cos'è? È una somma algebrica tra più monomi. Allora, quindi la somma può essere eseguita solo se i monomi sono simili. Facciamo ancora qualche esempio sulla somma. x2 y3z meno 2 x2 y3z più 4 a2b meno 5 a2b. Io posso sommare i monomi simili che sono 1 e 2, 3 e 4. Come faccio? x2 y3z è la parte letterale di entrambi che conservo. 5 meno 2 scrivo 3. Qui ho a2b, parte letterale che conservo, più 4 meno 5 fa meno 1, quindi meno 1 a2b, ma in genere il coefficiente moltiplicativo 1 si omette perché tanto nella moltiplicazione, essendo 1 elemento neutro del prodotto, non mi modifica il risultato della moltiplicazione, per cui si scrive semplicemente 3x2 y3z meno a2b. Arrivati a questo binomio non posso fare più nulla. Quindi avevo 4 monomi, un polinomio di 4 monomi, quadrinomio, li ho sommati a coppie perché a coppie erano simili e ho generato questo binomio e qui non posso fare più niente. Passiamo adesso alla moltiplicazione. La moltiplicazione è davvero molto semplice. L'importante è che ci ricordiamo le regole dei segni, cioè se moltiplico due numeri positivi ottengo un positivo, se moltiplico un positivo per un negativo trovo un negativo, se moltiplico un negativo per un positivo trovo ancora un negativo, se moltiplico un negativo per un negativo trovo un positivo. E in più mi devo ricordare le proprietà delle potenze, in particolare quali? Il fatto che se sommo due potenze, se moltiplico, scusate, due potenze che hanno la stessa base, conservo la base e sommo gli esponenti. Se devo fare la potenza di potenza, conservo la base e moltiplico gli esponenti. E infine, quando facciamo la divisione, se vado a dividere due potenze che hanno la stessa base, conservo la base e sottraggo gli esponenti. Allora, detto ciò,
Vediamo velocemente come si fanno moltiplicazione, divisione e elevamento a potenza per un monomio. Allora, devo fare più 4 a 2b per meno 2 abc. Siccome la moltiplicazione gode della proprietà commutativa e della proprietà associativa, io potrei tranquillamente riscrivere questo prodotto mettendo vicino i coefficienti numerici e le lettere, in modo tale da lavorare con i numeri esattamente con la classica moltiplicazione rispettando le regole dei segni e con le lettere sfrutto le proprietà delle potenze. Quindi più per meno, meno, 4 per 2, 8, A2 per A, qui c'è 1, quindi A3, B per B, B2 e poi C. Quindi questo è il risultato del prodotto. Qualora i monomi fossero 3, meno 5 A4 BC2 per meno 2 A3 B2 C2 per meno ABC, che cosa accade? Devo moltiplicare meno per meno per meno fanno più per meno fanno meno, 5 per 2 10, A4 per A3 fa 7, A7 per A alla prima fa alla ottava, B alla prima per B alla seconda per B mi danno un B alla quarta, e infine C alla seconda per C alla seconda per C mi danno un C alla quinta. E quindi sulla moltiplicazione non c'è nient'altro da dire. Vediamo come si fanno le potenze. Meno 3 A2 B2 C3, per esempio tutta la seconda. Allora questo in realtà che significa? Significa questa base, meno 3 A2 B2 C3, moltiplicata per se stessa. Volendo posso anche sfruttare le proprietà delle potenze, che mi consentono di fare meno 3 alla seconda per A alla seconda per B alla seconda per C alla terza alla seconda. Quindi facciamo meno 3 alla seconda e meno 3 per meno 3, quindi più 9. A2 alla seconda fa A4, B2 alla seconda fa B4, potenza di potenza, C3 alla seconda fa C6. Facciamo un altro, meno 2, X2, Y3, Z, stavolta la terza. Sulla falsa riga di prima potrei riscrivere tutto separando i vari fattori, ma facciamo tutto immediatamente. Meno alla terza significa meno, cioè meno. 2 alla terza è 2 per 2 per 2, quindi 8. X alla seconda alla terza, potenza di potenza, fa x alla sesta perché devo fare 2 per 3, 6. Allo stesso modo 3 per 3 fa 9, quindi y alla 9. Z alla prima, tutta la terza, fa z alla terza. E quindi queste sono le potenze. Infine la divisione. La divisione, procedimento analogo, meno 6 A3 B2 C4 diviso più 2 A2 BC. Allora, ragazzi, come già visto, qui potremmo tranquillamente scriverlo come meno 6 A3 B2 C4. Questi sono tutti i prodotti. Qua sotto ci mettiamo più 2 A2 BC e sfruttiamo le proprietà delle potenze. Allora, meno e più ci danno meno, 6 diviso 2 semplificando fa 3, A alla terza diviso alla seconda fa alla prima, quindi A, B alla seconda diviso B fa B alla prima, quindi B, c'è la quarta diviso C, fa C alla terza. Allora, vediamo anche una piccolissima espressione in cui ci mettiamo dentro tutte le operazioni. Meno 2 A2 BC per più 3 AB meno 2AB alla seconda diviso alla seconda per B
e poi facciamo più 4 A3 B2C meno B. Allora, come sempre, le espressioni si svolgono partendo dalle potenze, poi facciamo le moltiplicazioni e divisioni, infine addizioni e sottrazioni. Volendo questo prodotto, non essendoci potenze, possiamo svolgerlo subito, quindi facciamo meno per più meno, 2 per 3 6, A2 per A A3, B per B B2, C. Di qua abbiamo da svolgere prima la potenza, quindi 4 A2 B2 diviso A2B più 4 A3 B2C meno B. Meno 6 A3 B2C lo riscriviamo così com'è. Quindi andiamo a fare la divisione. 4 diviso 1 ovviamente fa 4. A2 diviso A2 la A sparisce perché sarebbe alla 0 che fa 1. B2 diviso B rimane B. E poi più 4 A3 B2C meno B. Non abbiamo più potenze, moltiplicazioni, divisioni, per cui lavoriamo semplicemente con i monomi simili, che sono 1 e 2. Conserviamo la parte letterale come già detto, A3B2C, e facciamo meno 6 più 4, risultato meno 2. Dopodiché meno 4B meno B, conserviamo la parte letterale che è B, meno 4 meno 1 fanno meno 5B. Questo è il risultato scritto in forma di binomio su cui non possiamo eseguire nessun calcolo perché appunto i monomi non sono tra loro simili. Diamo anche un cenno per concludere a come si fanno invece le moltiplicazioni tra polinomi. Vale sempre la proprietà distributiva, quindi se io devo eseguire il prodotto tra un binomio di questo tipo per un monomio, che faccio? Distribuisco il prodotto, quindi prendo questo e lo moltiplico per questo, prendo questo e lo moltiplico per questo. Quindi binomio monomio sono due moltiplicazioni tra monomi. 2x per meno 5x, più per meno fanno meno, 2 per 5 10x alla seconda. Meno 3y per meno 5x, meno per meno fanno più, 15xy. Qui non posso fare più niente. Oppure, binomio binomio, 5n alla seconda meno 3n che moltiplica 4n meno 1. Allora seguiamo le frecce. 5n alla seconda lo moltiplico per 4n e poi lo moltiplico per meno 1. Quindi il primo monomio per il primo monomio, il primo monomio per il secondo monomio. 5n2 per 4n fanno 20n alla terza. 5n2 per meno 1 fa meno 5n alla seconda. Dopodiché cambio colore in modo da essere più chiaro. Faccio il secondo monomio per il primo monomio, meno 3n per 4n meno 12n alla seconda. Secondo monomio per secondo monomio, meno 3n per meno 1 più 3n. Questa è un'espressione scritta con 4 monomi, cioè un quadrinomio. Ci sono monomi simili sì, 1 e 2. Conservo 20n alla terza. Meno 5n alla seconda, meno 12n alla seconda, posso fare meno 17n alla seconda. Ho preso la parte letterale nella seconda e l'ho riscritta e ho fatto meno 5 meno 12 che fa meno 17 più 3n. Ultimo esempio, se dobbiamo moltiplicare un trinomio per un binomio, (4n alla seconda meno 3n più 1)
quindi trinomio di secondo grado che moltiplica 2n meno 3. Allora, trinomio binomio sono 6 moltiplicazioni. Il primo monomio per primo e secondo monomio per primo secondo, terzo monomio per primo secondo, quindi primo primo, primo secondo, secondo primo, secondo secondo, terzo primo, terzo secondo. Procediamo. 4n2 per 2n, 8n3. 4n2 per meno 3, meno 12n2. Meno 3n per 2n, meno 6n2. Meno 3n per meno 3, più 9n. Più 1 per 2n, più 2n. Più 1 per meno 3, meno 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 monomi. Ci sono monomi simili? Allora, 8 nella terza resta qui perché è l'unico. Però qui leggo meno 12n2, meno 6n2 che fanno meno 18n2. Più 9n più 2n fanno più 11n. E infine meno 3. Arrivato qui, mi fermo di nuovo perché i monomi non sono simili.